Buongiorno a tutti, io sono Alfred73 e benvenuti sul mio canale. Oggi vi ospito nella mia cucina perché voglio condividere con voi la realizzazione di questo pane carré senza glutine fatto in casa di facile realizzazione. Si tratta di un pane che è specificatamente adatto a persone che soffrono di intolleranza al glutine o di celiachia. Vediamo insieme come procedere. Anzitutto procuriamoci gli ingredienti: 200 ml di acqua tiepida ad una temperatura cioè non inferiore a 20-25 gradi, del lievito per la panificazione. Potete usare, se siete celiaci, questo lievito Char senza glutine nella misura di 5 grammi, pari a mezza bustina. Oppure, nel mio caso, se siete solo intolleranti, potete utilizzare questo lievito classico di birra Caputo, un cucchiaino equivalente a 5 grammi. Della farina senza glutine di vostra scelta per 250 grammi io utilizzo questa farina Nutri-Free, farina multiuso. Si tratta di un'ottima farina con un buon rapporto prezzo-qualità. In descrizione vi metterò il link per acquistarla online. Questa farina contiene già tutti gli addensanti che permettono di rimpiazzare il glutine nella struttura del pane. Dell'olio d'oliva nella misura di un cucchiaio. Anche l'olio d'oliva permette di addensare meglio l'impasto per ottenere una composizione più simile a quella della maglia glutinica. Per impastare utilizzerò la mia planetaria, ma voi potreste utilizzare anche un semplice frullino da cucina oppure impastare a mano utilizzando una spatola in silicone. Iniziamo mettendo i 5 grammi di lievito di birra Caputo nella ciotola. Al suo posto potrete utilizzare anche del lievito di birra fresco. Versiamo nella ciotola i 200 ml di acqua. Andiamo a sciogliere questo lievito andando ad impastare con l'impastatrice ad una velocità media. Una volta che il nostro lievito si sarà completamente sciolto nell'acqua, andiamo ad aggiungere il nostro cucchiaio di olio extravergine di oliva. Questo ingrediente funge da addensante per l'impasto finale. In una ciotola abbiamo pesato i 250 g di farina senza glutine e li andiamo a versare gradatamente un po' per volta nel mentre che l'impastatrice continua a girare. In questa fase aumento la velocità a 3 per omogeneizzare l'impasto e vado anche a battere sulla ciotola per amalgamare tutta la farina. Nel frattempo lascio impastare e mi procuro questa cassetta delle dimensioni di 25 cm x 10 x 7 di altezza, nonché una spatola in silicone per raccogliere l'impasto dalla ciotola e inserirlo nella vaschetta. Una volta che l'impasto sarà completamente omogeneizzato, dovrà avere questa consistenza molto simile alla panna semiliquida. Vado a mescolare e a raccogliere tutto l'impasto della ciotola per versarlo agevolmente all'interno della mia cassetta antiaderente sulla quale non è necessario inserire olio, burro o quant'altro. Durante la cottura infatti il panetto tenderà a restringersi e verrà fuori senza alcun problema dalla cassetta. Andiamo a spalmare questo impasto per evitare che la pagnotta venga con la parte centrale più alta. A questo proposito vi svelo un semplice trucco. Basta far girare il contenitore sul tavolo e l'impasto automaticamente si livellerà su tutto il contenitore della cassetta. A questo punto possiamo coprire con della pellicola trasparente la nostra cassetta in modo che i gas prodotti nella lievitazione non possano fuoriuscire e il composto si mantenga comunque caldo. Infatti la massa verrà posta a lievitare per circa
40 minuti all'interno del mio forno preriscaldato ad una temperatura di circa 30 gradi. Trascorsa la prima mezz'ora, tuttavia, dovremo andare a controllare che la massa non sia arrivata al livello della nostra pellicola trasparente. A circa 2 cm dal cellophane è il momento di accendere il nostro forno. Portiamo il forno a 200 gradi, modalità statica, e una volta arrivati a temperatura è il momento di andare ad infornare il nostro pancarré. E qui vi svelo un piccolo trucco: per rendere più soffice all'interno e più fragrante fuori il vostro pane, andate a spruzzare con uno spruzzino dell'acqua prima di chiudere la porta per la cottura. In questo modo avrete un ottimo pane. Questo consiglio vale sia per il senza glutine che per il pane con glutine. Impostiamo la durata della cottura statica a 40 minuti circa. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso supporto. Trascorsi 40 minuti, è il momento di tirar fuori la nostra bella pagnotta, ulteriormente lievitata all'interno del forno, cotta a puntino, di colore chiaro. La farina infatti senza glutine, essendo a base di riso, non consente di ottenere la stessa colorazione di quella con glutine. Senza sforzo vado a liberarla dalla sua cassetta ed ecco qui il mio pancarré senza glutine perfettamente lievitato e dalla classica forma a cassetta. Aspettiamo qualche ora prima di poterlo affettare. Nel frattempo andiamo anche a pesare il risultato del nostro lavoro. Abbiamo un peso di circa 390 grammi e, visto il volume della pagnotta, direi proprio ottimo. E una volta raffreddato possiamo andare ad affettare la nostra pagnotta. Già dal rumore potete sentire la fragranza e la sofficità di questo pancarré senza glutine. Una volta affettato completamente, questo pancarré potrà essere anche congelato e tirato fuori all'occorrenza per i vostri commensali intolleranti o celiaci. Il test in controluce per questa singola fetta non lascia dubbi sulla fragranza e sull'alveolatura di questa ricetta senza glutine estremamente semplice da realizzare. Bene amici, spero che questa ricetta vi sia stata utile. Come al solito vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima volta.